Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Spostiamo un attimino così. Allora, oggi vi parlerò di un libro particolare, un libro segreto della cristianità, così veniva definito in passato. Poi invece è diventato un libro da negromanti, quindi da maghi, da evocatori di diavoli. Ebbene sì, parliamo del Grimorio di Papa Onorio. Da non confondersi col Grimorio giurato di Onorio, perché pare che sia di Onorio di Tebe, quindi di un altro personaggio che poco a che vedere col Papa Onorio III il Grande, così definito. Allora, questo libro appare ufficialmente nel 1629, però pare che esistesse già una versione più antica e che nel Medioevo appunto se ne discutesse. Viene attribuito a Papa Onorio perché a un certo punto c'è una scritta proprio come se fosse una bolla papale, quindi viene definita una bolla papale in cui Papa Onorio in buona fede vuole dare a tutti quella possibilità che Gesù ha dato al Soglio Vaticano, al Soglio Pontificio, ossia è stato detto da Gesù: tutto quello che legherai in terra sarà legato, tutto quello che scioglierai sarà sciolto. Ti darò le chiavi del regno dei cieli e le chiavi per governare sull'inferno. Quindi ecco che per governare appunto sul principe del mondo, per gestire il principe del mondo. Il principe del mondo è Satana, è il diavolo, lo sappiamo tutti, e quindi si ritiene che questa possibilità sia stata data ai papi per non solo evocare e chiedere aiuto agli angeli, oltre che a Dio ovviamente, ma anche ai diavoli. Quindi c'è da capire questa cosa. Allora si evince dal Grimorio di Papa Onorio che questa cosa veniva effettivamente effettuata e Papa Onorio in buona fede voleva che questa capacità fosse data, fosse intercessa a tutti i preti e a tutto il clero cristiano cattolico. Un altro dei motivi per cui il Grimorio di Papa Onorio è interessante, è famoso, è che all'interno troveremo vari nomi di Dio. Veramente i nomi di Dio a quanto pare sono 70, qua ne troviamo una trentina. Troviamo una trentina di nomi che sono molto interessanti, perché pare, voi sapete che per quello che risulta dalle tradizioni ebraiche, chi possiede il nome spirituale di una persona possiede il suo potere, la sua potenza. Quindi chi possiede il nome di Dio possiede e può gestire Dio stesso o addirittura la potenza di Dio. Quindi è molto interessante, molto importante questa cosa dei nomi di Dio che noi possiamo vedere in questo libro. E adesso, se riesco, ve ne leggo alcuni. Allora, attenzione, non vi citerò tutto il rito, in quanto è un esorcismo, non vi ripeterò tutto il rito, che è un esorcismo potente, ma vi leggo la parte che introduce ai nomi di Dio. Ti esorcizzo, serpente, e ti comando di apparire immediatamente in forma umana, di piacevole aspetto, in corpo e anima, e di ubbidire ai miei ordini senza inganno, di qualunque genere, senza alcuna riserva mentale. E questo per i grandi nomi di Dio, del Dio degli dei, del Signore dei signori, Adonai, Tetragrammaton, Jehovah, Tetragrammaton, Adonai, Jehovah, Oteos, Athanatos, Iskiros, Agla, Pentagrammaton, Sadai, 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 Jehovah, Oteos, Athanatos, Alichat, Tetragrammaton, Adonai, Iskiros, Athanatos, Sadi, 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 Kados, 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 Eloi,
Agra, 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 Adonai, Adonai, Tievico, malefico, maledetto serpente, nome dello spirito che si vuole evocare, perché tu appai al mio comando il volere in questo luogo e di fronte a questo circolo, e via, e via, e via. Questo è uno dei motivi per cui poi però il grimorio di Papa Onorio è stato messo all'indice e descritto come di uno dei libri più tetri e più bui. Sicuramente fa parte tra i grimori più potenti e più magici, assieme alla chiave di Salomone e alla piccola chiave di Salomone, o anche, come viene tradotta alle volte, alla scapola di Salomone e alla piccola scapola di Salomone, perché c'è anche questo tipo di traduzione. E in realtà, perché, come abbiamo visto da questo piccolo esorcismo, non è un esorcismo per scacciare uno dei diavoli, uno dei demoni che vivono sulla terra, uno degli angeli caduti al comando di Satana, ma per invocarlo, per ottenere da lui dei servizi, degli aiuti o dei benefici. E ovviamente facendo questo si prende distanza da Dio, quindi si devia su quello che è l'unione con Dio, il rapporto con Dio. Ecco perché è stato poi a un certo punto definito il peggior libro sacrilego che potesse esserci. Attenzione che poi all'interno del libro ci sono varie evocazioni anche di vari angeli caduti, uno per giorno della settimana. Poi ci sono alcuni segni sacri che impediscono o permettono di gestire l'evocazione e quindi di essere coinvolti in maniera nociva dall'evocazione, ma di essere protetti. Ci sono cose come l'ampolla di acqua santa, l'aspersorio che bisognerebbe avere, il prete deve indossare i paramenti sacri e poi può esercitare questi richiami. Ci sono invocazioni a vari demoni, come abbiamo detto, e a vari angeli, e per ogni invocazione c'è un simbolo. All'interno del simbolo ci sono delle parole magiche o delle parole di richiamo, e ci sono anche scritte in italiano o in latino, come era in origine, delle intimidazioni da dare all'angelo o al demone revocato. Poi una delle protezioni maggiori che si possono avere è proprio è proprio il pentacolo di Salomone. Questa è una delle invocazioni maggiori. Si ritiene comunque che invece il grimorio di Onorio sia stato creato in tempi più recenti, verso il 1800, anche se si ritrovano, come vi dicevo, riscontri nell'epoca medievale. Quindi la storia di questo libro, prima bianco poi diventato nero, è una storia abbastanza complessa che non è risolvibile qua in pochi minuti di video. Ci tenevo però a parlarvene, oltre che perché parleremo di molti libri anche particolari, ho già parlato anche di libri oscuri o di libri chiari, perché questo ci insegna, ci aiuta a capire alcune cose del cristianesimo che molti cristiani, il 90% di cristiani, non sanno o non capiscono, ma ci aiuta anche a evidenziare quella parte spirituale che nelle ritualità della Chiesa moderna sono un po' andate perse, mentre risalendo ai tempi antichi del cristianesimo veniva esercitata anche in forma di magia. Con questo non voglio dire né che la forma sia giusta o che sia corretta, ma solo che c'era più un'unione spirituale con le cose di Dio. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete il like, iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi è iscritto, è gratuito, non vi costa niente, poi ve ne potete dimenticare, cliccate, iscrivetevi al canale, questo permette ai miei video di essere più diffusi e date un supporto al canale. Per voi, ripeto, è gratuito. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del grimorio di Onorio e si fa piacere che vi parlerò di altri grimori. Ve ne parlerò sicuramente di tutti su questo canale. Aiutano anche a capire alcune cose che troveremo poi per chi segue sul canale l'NDE, la vita dopo la morte, e appunto l'NDE, la vita dopo la morte.
Ciao a tutti da Armando, ci vediamo al prossimo video. Ciao!